Ciao a tutti, oggi volevo occuparmi di un rivaso di due piante che non ho mai avuto e che sono arrivate poi alla fine a casa mia dopo tanto tempo perché queste piante qui sarebbero state comunque buttate via perché esemplari in eccesso e quindi ho deciso di prenderle, finalmente sono arrivate a casa mia, due piante che non ho mai acquistato. Questo è un ficus, dovrebbe essere un ficus elastica, e questo è un Anthurium, due piante che ho sempre desiderato in passato, che però purtroppo per tanti motivi non ho mai acquistato, anche per una questione di spazio in casa. Adesso un po' di spazio l'ho recuperato e quindi è ora di portare in casa queste piante e cercare di farle vivere bene, anche perché sono piante che nell'ultimo periodo a quanto pare sono state un po' trascurate, perché non sono più state rinvasate. Potete vedere lo stato di questo Ficus Benjamin con tante foglie gialle, quindi gli manca sicuramente del nutrimento nel terreno. In più, guardate il suo vaso, è completamente pieno di radici che sono uscite anche al di sotto del vaso, e quindi quando noi ci troviamo davanti ad una pianta in vaso che ha una situazione di questo tipo, è molto chiaro comunque il messaggio, che è quello che ha bisogno assolutamente di essere rinvasata e messo in un terriccio che contenga poi anche qualche sostanza nutritiva per poter dare a questa pianta un buon sviluppo. Stessa cosa per l'Anthurium, che lo si può vedere qui. Anche questa pianta è stata abbastanza trascurata, credo, negli ultimi periodi, e quindi vedete che qui ci sono delle parti secche. Ha cercato di svilupparsi come poteva, non ci sono delle radici al di sotto perché probabilmente, guardate anche la stabilità di questa pianta, non ha neanche un grande apparato radicale ben sviluppato, probabilmente c'è stato un po' di marcescenza, comunque una situazione critica. E quindi oggi faremo il rinvaso di queste due piante in un periodo tra l'altro che non è neanche tanto adatto, perché siamo a novembre, questi rinvasi andrebbero fatti in primavera, però le piante verranno portate in casa, quindi saranno in una situazione di un clima caldo, e quindi possono partire con il loro sviluppo, prima di tutto con un recupero delle loro radici per potersi poi sviluppare bene poi nel corso delle prossime stagioni. Parto subito con il rinvaso del ficus, una pianta che arriva dall'Asia, una pianta tropicale, per cercare di dargli una nuova casa. In questo video volevo anche dire che quando noi rinvasiamo le piante in un nuovo vaso, il vaso non deve essere mai eccessivamente grande, quindi io ho scelto questo per il ficus, vedete che è una misura leggermente superiore, e stessa cosa anche per l'Anthurium. Ho scelto un vaso di questo tipo perché è leggermente superiore a quello che lo conteneva. Quando vogliamo rinvasare delle piante da interno, come l'Anthurium o il ficus, piante che non vengono esposte ad una luce solare molto forte durante il giorno per tantissime ore, è meglio, si possono utilizzare anche dei vasi di colore nero, perché tanto le piante non verranno esposte direttamente al sole e quindi il sole non riscalderà eccessivamente il substrato. Se invece noi vogliamo coltivare delle piante all'esterno ed esposte per molte ore al giorno al sole, allora cerchiamo di non usare i vasi neri, perché veramente attirano tanto il calore e surriscaldano tanto il terriccio. Usiamo dei vasi bianchi, dei vasi colorati in un colore sempre abbastanza chiaro, o i vasi di terracotta, che sono ideali per poter essere esposti anche al sole perché tengono sempre abbastanza fresco il terriccio. Per rivasare il ficus nel suo nuovo vaso utilizzerò un terriccio universale che ho acquistato stamattina, un terriccio adatto per le piante d'appartamento. Ho preso anche della ghiaia per sistemare come base in modo da creare del drenaggio al fondo del vaso, e in più aggiungerò poi al terriccio delle palline di osmocote, questo concime molto utile per le piante d'appartamento. Allora, la prima cosa da fare sarà cercare di liberare il ficus da tutto questo mare di radici che fuoriescono, che sono state anche girate per farle rientrare nel vaso. Insomma, c'è tantissima confusione, quindi quello che andrò a fare è tagliare queste radici in eccesso per liberare la pianta dal suo vaso. Quindi andrò a tagliare tutto ciò che è in eccesso.
e che fuoriesce dalla base di questo vaso. Tutti gli scarti, radici e vecchio terriccio verranno poi sistemati in un contenitore e portati giù nel compost. Se non vi sono parassiti o malattie, questa pianta non è malata, non ha parassiti, ha soltanto bisogno di un nutrimento, perché guardate le sue foglie che si staccano facilmente, gialle, evidenziano proprio una carenza di sostanze nutritive nel terriccio e anche un'esposizione ad una temperatura non adatta, perché l'ho recuperate, erano in un cortile esposte proprio al freddo. Ormai siamo più di metà novembre, andiamo verso la fine di novembre e quindi non è proprio una pianta da tenere fuori in questo periodo. Vado a rompere il terriccio, che è veramente pieno di radici. Liberare la pianta sarà un bel lavorino. Bene, l'operazione è durata quasi 15 minuti, non sono stato a filmare tutto il procedimento per togliere tutto il terreno in eccesso vecchio, perché altrimenti il video sarebbe diventato veramente troppo lungo. Potete vedere che l'apparato radicale è tutto girato su se stesso, ho cercato di liberare come potevo, ho tagliato delle radici grandi che girando su se stesse intrappolavano il terriccio all'interno, quindi per poter liberare ho dovuto potare anche un pochettino le radici. Bisogna lasciare un bel po' di radici, ma possiamo potare quelle in eccesso, non c'è nessun problema. La pianta nel nuovo terriccio ne produrrà poi di nuove, adattandosi poi al nuovo contenitore. Questa è la situazione di questo ficus, che adesso andrà ad abitare in una nuova casa con un po' più di nutrienti. Allora, vado a sistemare un po' di ghiaia del vaso, in modo che si garantisce un drenaggio adatto a questo tipo di piante. Poi vado a girare un po' il mio terriccio per piante d'appartamento, perché nella busta rimane sempre molto compresso, quindi va un po' sminuzzato. E aggiungerò qualche pallina di osmocote, ne bastano veramente poche. Una manciatina così è più che sufficiente per una pianta in un vaso di questo tipo. Aggiungerò il mio osmocote, che garantirà anche un buon nutrimento al terriccio, sciogliendosi con le innaffiature poi riempirà il terriccio di sostanze nutritive. E vado a riempire pian piano il vasetto. Quando arrivo prima della metà del vaso sistemo la mia pianta. In questo caso risulta un po' altina, quindi andrò a togliere un po' di terriccio. Ok. E poi aggiungerò pian piano il rimanente terriccio nel vaso. Questo probabilmente mi basterà poi anche per l'anturium, andando poi ad aggiungere altro terriccio. Quindi in questo modo io farò sì che la pianta svilupperà il nuovo apparato radicale fino a colonizzare totalmente il vaso. Dal momento che la pianta si sentirà leggermente compressa, io me ne accorgerò perché noterò poi di nuovo la fuoriuscita delle radici al di sotto del vaso e lì sarà il momento di fare un nuovo rinvaso. Adesso quello che io devo fare è una pulizia di questa pianta, perché come potete vedere presenta ancora delle foglie gialle che si staccano veramente al contatto. Andrò a eliminare tutto ciò che c'è
di giallo. Ricordo che i tagli nel ficus devono essere sempre fatti con i guanti, perché il ficus ha un lattice bianco che è irritante, quindi non dobbiamo toccare questo lattice e poi portarci le mani in faccia toccandoci occhi e bocca, quindi usiamo sempre dei guanti per quello che riguarda la pulizia e il taglio su questa pianta. Il ficus è stato rinvasato, adesso in un nuovo contenitore, sono contento, così lo porterò in casa e gli farò fare un buon sviluppo. Adesso, quando poi lo porterò in casa, lo metterò nella vasca da bagno e gli farò una doccina in modo da idratare per bene la pianta con questo nuovo terriccio e in questo nuovo vaso. Adesso vado a rinvasare l'Anthurium, che sarà un'operazione un po' più semplice. L'Anthurium è una pianta originaria del Sud America, presenta queste foglie bellissime, molto lucide, e in più crea poi queste infiorescenze rosse che somigliano un po' a delle foglie, perché in realtà sono delle brattee. Il fiore in realtà è quella piccola excrescenza giallina che cresce al di sopra di queste brattee, crea questi fiori rossi bellissimi. Questo è un Anthurium con fiori rossi, non so bene la specie. Qui c'è un cartellino. Ok, questo è un Anthurium minnesota, quindi andrò a vedere poi su internet come il tipo di infiorescenza, perché alcune sono più grandi, altre sono più piccole. In questo caso comunque è un Anthurium a fiore rosso. Adesso il rinvaso di questa pianta sarà molto più semplice, perché già sento il vaso molto leggero e il terriccio è un terriccio probabilmente quello della pianta acquistata. Questa pianta è stata acquistata e mai rinvasata, perché il terriccio che vedo all'interno è proprio quello del classico dell'Anthurium, che si usa appunto per poter coltivare questa pianta, ovvero c'è della perlite, è stata messa anche della torba, l'apparato radicale lo vedo sano, non vedo presenza di cocciniglie o parassiti. Vedete che l'operazione è molto più semplice, perché l'Anthurium vuole un terriccio che sia assolutamente arieggiato, quindi aggiungeremo all'interno, io gli ho già preparato, del bark, la corteccia di pino. Se abbiamo della perlite possiamo aggiungere anche della perlite, e il terriccio deve essere molto molto arieggiato, un po' come quello della gardenia o della camellia. L'apparato radicale mi sembra secco in alcuni punti che andrò a tagliare e abbastanza sano in altri, quindi andrò a tagliare tutte le parti secche delle radici che vedo. Ci sono delle radici che ormai sono morte, andrò a spuntare le radici della pianta per dare l'opportunità di crearne poi altre. La pianta nelle radici non ha girato su se stessa come nel ficus, quindi tutto risulta molto ma molto più semplice. E in più andrò ad eliminare tutta questa vegetazione secca che non serve più alla pianta. Allora, praticamente io qui ho ottenuto altre due piantine che andrò a sistemare comunque all'interno dello stesso vaso, e in più c'è questa pianta che è, diciamo, la pianta madre. Si è staccata anche una foglia. L'Anthurium presenta anche, durante la sua crescita, delle radici aeree, vedete che sono queste qui, cercherò di non spezzarle, e andrò a inserire la pianta appunto nel contenitore fino ad un certo livello, in modo da dare l'opportunità a queste radici di poter entrare nel terriccio. Quindi queste verranno poi distese in modo che la pianta possa scendere un po' di più all'interno del vaso. Qui è stato aggiunto già dell'osmocote, ma siccome ne ho utilizzato un po' per il ficus, ne aggiungo ancora un po', in modo che anche questa pianta possa usufruire di queste sostanze nutritive. Vado ad aggiungere anche la mia corteccia di pino per dare un terriccio molto arieggiato a questa pianta. Questo poi sarà il suo nuovo vaso, e mescolo bene tutto il terriccio. Terriccio dell'Anthurium, ricordo, molto molto arieggiato. Io purtroppo non ho più perlite, altrimenti avrei aggiunto della perlite proprio per dare l'opportunità a questo terriccio di far passare tanta aria.
per farlo diventare spugnoso, perché sono piante che amano un terriccio spugnoso. Questo lo possiamo trovare anche nel terriccio per le camelie, nelle gardenia e anche nelle oia. Le oia sono anche piante che gradiscono tantissimo la presenza del bark, la corteccia di pino, all'interno del terriccio, che deve essere molto molto leggero. Sistemo prima di tutto la pianta principale, cercando di distribuire le radici nel terriccio, e poi comincio a riempire il vaso, senza pressare troppo. Se la pianta comunque può darmi dei problemi di instabilità, utilizzerò il suo bastoncino che ho trovato insieme al vaso con la pianta, poi la legherò in modo da dargli un po' di stabilità. Quando arrivo alla metà del vaso comincio a inserire anche le piccole piantine che ho recuperato. Nello stesso vaso della pianta madre. Potevo fare altri vasi con queste piantine, ma non ho tutto questo spazio in casa per poter portare veramente tante piante. Io aggiungerò un po' più di terriccio rispetto al ficus, perché non potendo pressare, poi quando vado a bagnare la terra tenderà a compattarsi e a scendere giù, e quindi dovrò aggiungere poi altro terriccio. Io partirò già con una buona dose di terriccio, arrivando quasi fino al livello del bordo del vaso, poi durante la bagnatura noterò poi che pian piano il terriccio scende e lascerà quei pochi centimetri dal bordo al terriccio che mi permetteranno la prossima volta di bagnare senza far uscire poi l'acqua dal vaso. Vedete che non ho pressato molto, si può anche battere il vaso, in questo modo la pianta scenderà un po' giù nel terreno, e il rinvaso dell'Anthurium è stato fatto. Adesso quello che dovrò fare io è trovare uno spago piccolo, stavo dicendo uno spaghetto, per poter legare questa foglia, che è quella principale di crescita della pianta, e permettere a questa pianta di rimanere stabile nel suo vasetto. Bene, siamo arrivati alla fine del video, del rinvaso di Anthurium e di Ficus elastica, credo che sia un Ficus elastica. Spero che si svilupperanno bene nel nuovo terriccio, poi torneremo magari in primavera quando poi le porterò qui sotto il gazebo tropicale, vedremo come si sono sviluppate, se hanno accettato bene questa nuova sistemazione, questa nuova casa, e così potremo vedere anche se l'Anthurium arriverà poi ad una fioritura, così vi farò vedere anche i fiori bellissimi di questa pianta, molto comune come pianta d'appartamento e neanche tanto difficile da coltivare. Vi rimando ad un prossimo appuntamento in giardino e ci vediamo presto. Ciao ciao e grazie a tutti.